Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Guess who's back, 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 back again, again, again. Guess who's back, 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 tell a friend. Guess who's back, guess who's back, guess who's back. La scatola degli empties, la mia scatola dei prodotti terminati. E come sempre gigionaggine, così anche un po' senza motivo, un tanto a letto. Ritorno alla mia scatola dei prodotti terminati del periodo, come probabilmente avrete già letto nel titolo di questo video, e peraltro mi dà anche una certa soddisfa vederla bella piena, perché significa che almeno in parte sono riuscita a tener fede al mio buon proposito di acquistare un pelo meno e invece concentrarmi un po' di più nell'utilizzo delle cose che già possiedo. Bene, come al solito quindi mi accingo, amici cari, a parlarvi dei prodotti che ho utilizzato fino alla fine nell'ultimo periodo, cercando di condividere anche delle informazioni un filo utili, se gli ha famo. Per esempio spiegandovi cosa sono, come si utilizzano, se mi sono piaciuti, se li ho già ricomprati, eccetera, eccetera. Mi sta già mancando il fiato. Siccome la scatola è bella piena, direi di non perderci in quisquiglie e di cominciare immediatamente, come di consueto, pescando un po' a casaccio. Dunque, io comincerei con due grandi classici che praticamente sono il leitmotiv dei miei video degli empties, nel senso che ci sono in tutti e quando non ci sono è semplicemente perché ho deciso di non accollarmi e di non parlarvi sempre delle stesse robe, però casomai foste nuovi. Immancabili prodotti per rimozione trucco, quelli che utilizzo ormai da 100 anni, sempre loro perché mi piacciono tantissimo. L'acqua micellare della Bioderma, la Sensibio H2O o Crealin H2O, dipende dove la comprate, e lo stoccante per occhi Bifacil della Lancome. Dunque, vale un po' per entrambi la stessa cosa, ovvero che sono formulati per pelli e occhi sensibili. Soprattutto l'acqua micellare della Bioderma è proprio, c'è proprio scritto pelli sensibili. Tira via il trucco, che è un piacere, senza dover fare 200 passate, non secca la pelle, molto molto delicata, leggera, non lascia la pelle né secca né unta, non è né un olio né uno di quegli struccanti che voi... Stesso discorso anche per il carissimo Bifacil, che essendo bifasico, come si intuisce dal nome, ha una componente anche oleosa che tira via tutto, mascara waterproof, eyeliner, spessone, in pochissime passate, senza irritare oggi ce l'ho con arrossare gli occhi. Consigliatissimissimi, già riacquistati, ve ne mostro uno per, ma di solito nei mesi ne acquisisco di empties in svalangate. E poi togliamoci anche subito un'altra categoria che non è proprio giustissima per il periodo dell'anno, ma stanno all'interno dei prodotti terminati e mi sento di parlarvene brevemente. Prodotti solari, uno spray protettivo solare, quello che ho usato quest'estate, di nuovo Bioderma. Bioderma mi piace tanto come brand perché appunto molti dei prodotti sono formulati proprio per chi ha pelli un po' più problematiche. Questo è il Photoderm Max SPF 50, io sempre SPF 50 come base perché sennò aragosta in un secondo. È uno spray ad altissima protezione per pelli sensibili, ça va sans dire. Ha una texture invisibile, quindi non lascia la pelle bianca, si assorbe in un secondo ed è resistente all'acqua. Ovviamente non l'ho ricomprato perché non ho purtroppamente in programma delle vacanze al mare in posti esotici a breve, però l'anno prossimo facile che ritorni al caro Bioderma. E invece come doposole ho scelto questo che è della Avène ed è un doposole molto leggero ma al tempo stesso estremamente lenitivo, quindi dopo una giornata al mare, quando si è un po' così rossi peperone, questo aiuta tantissimo. E poi adoro il fatto che abbia questa pompettina che rende facilissimo accedere al prodotto. È in una sorta di gel lacté, lo chiamano un creamy gel, un gel cremoso, salutiamo l'ennesimo tir, un gel cremoso che appunto va proprio a lenire la pelle irritata dal sole senza essere troppo corposo e pesante. La faccio breve perché appunto non siamo proprio in periodo da solari e doposole, però vabbè, ci tenevo a dirlo. Magari voi invece avete in programma, che ne so, per Natale Maldive, e beati voi, magari.
Andiamo avanti, pescando come al solito a casaccio una crema per il contorno occhi che sicuramente è stata già in altri empties, così come in qualche video dei prodotti preferiti del mese, è della Lierac Premium UE, la crème regard anti-âge absolu. Voilà. Una crema anti-età fondamentalmente per il contorno occhi con la sua pompettina. Devo dire che Lierac insieme a Filorga, che vedrete ovviamente comparire anche in questo video degli empties, è un brand che mi piace molto, ha un discreto rapporto qualità-prezzo, si trova di norma in farmacia qui in Italia, all'estero per esempio in Francia si trova anche al supermercato, butto lì. Un ottimo prodotto, non l'ho riacquistato perché adesso sto usando in realtà una crema della Filorga. Se mi seguite sapete che sono abbastanza in fissa con la Filorga ultimamente, pelino proprio, appena. Però è comunque molto consigliato. Quando le amiche mi chiedono mi consigli una crema viso, una crema contorno occhi, io di solito o consiglio Filorga o consiglio Lierac, così, visto che siamo fra di noi, ve lo dico. E allora restiamo in tema di creme per il contorno occhi e infatti Filorga. Questa è la Time Filler Eyes, di nuovo una crema idratante anti-età per il contorno occhi, molto molto buona, texture simile, non l'ho detto forse, ma quella della Lierac era abbastanza leggera ma comunque molto idratante, stessa cosa anche per questa della Filorga. Mi piace di meno il contenitore fatto in questo modo rispetto a quelli con la pompettina, però in generale Filorga è un brand spettacolare e mi è piaciuta molto, l'ho utilizzata con grande piacere e certo i miracoli non le fanno queste creme, però un po' aiutano, soprattutto per chi ha borse, occhiaie, rughette e il contorno occhi che tende magari ad essere un po' più delicato e che ha bisogno di maggiori cure rispetto al resto del viso. Poi stiamo su casa Filorga, così ce li togliamo tutti subito perché come al solito giusto due cose della Filorga, una crema da giorno e una crema da notte, da nord. Bene, una crema da giorno e una crema da notte. La crema da notte è la Time Filler Night, che come forse avrete notato è un po' la compagnuccia della Time Filler Eyes, stessa linea. Ottima crema, abbastanza ricca ma non eccessivamente. Non sto a dilungarmi troppo perché ormai se seguite i miei video saprete cosa mi piace in una crema e cosa la rende papabile per la sottoscritta. Non stiamo a ripeterci tutte le volte. Si assorbe in fretta, leggera ma comunque che dà dei buoni risultati. Le creme della Filorga hanno anche sempre una profumazione molto fresca ma non eccessivamente intensa, ve le consiglio sempre. Anti-età e anche idratante. C'è altro da aggiungere? Invece questa è la NCTF Reverse, una crema multicorrettrice suprema, nel senso che in questo caso è una crema più indicata per il giorno secondo me, sempre anti-età ma che ha anche questo principio NCTF che è brevettato proprio dai laboratoire Filorga, non so se avete sentito le pubblicità ma lo dicono così. Non so spiegarvi bene cosa sia questo principio NCTF, posso però dirvi che ha anche una proprietà di contrastare le discromie, uniformare la pelle, oltre ad idratarla e avere appunto un'azione anti-età, anche questa consigliatissima. Volevo ricordarmi se ha un profumo molto molto simile, direi che profumano un po' tutte allo stesso modo, piacevole, non invasivo. Ottime creme quelle della Filorga, ormai l'avrete capito, non vi ammorbo oltre con troppe spiegazioni. Procediamo, avanti dritti. Sempre avanti dritti. Dei patch per il contorno occhi, anche questo è un prodotto abbastanza immancabile nei miei video degli empties perché come probabilmente saprete se guardate le mie storie su Instagram o guardate i miei video, ho una leggerissima fissazione con occhiaie, borse, rughette eccetera eccetera, quindi proprio compro un po' la qualunque nella speranza prima o poi di incontrare così sul mio cammino il prodotto miracoloso. Credici sempre, crederci sempre. Questi nella fattispecie sono della Paciology
un brand che se non sbaglio si trova da Sephora, e sono gli Illuminating Eye Gels Flash Patch. Mi piacciono, mi sono piaciuti. Li ho già ricomprati, ve lo dico, perché hanno un discreto rapporto qualità-prezzo, sono patch non in tessuto ma, come si intuisce dal nome, in gel, in questa gommina che aderisce perfettamente, sta su al suo posto senza rompere i maroni, e si tengono su soltanto 5 minuti, che per quel che mi riguarda, avendo nessun tipo di pazienza a disposizione, è sempre un'ottima notizia. Hanno all'interno il tè verde, degli estratti di more bianche, non chiedetemi quali sono i benefici della mora bianca perché non ne ho idea, e della vitamina C, e fondamentalmente sono illuminanti, quindi vanno a illuminare il contorno occhi, che di nuovo non è mai male, e anche idratanti e leggermente decongestionanti, non so se si può dire, comunque vanno un po' a sgonfiare le borse. Ottimo rapporto qualità-prezzo, credo di averlo già detto, si trovano da Sephora pure, già ricomprate anche, che ve posso dire di più, niente male. Passiamo adesso invece a una crema corpo della Clinique, Clinique Happy Gelato Cream, Gelato Cream. L'ho comprata così un po' per curiosità, perché in generale la Clinique è un brand che non mi dispiace, devo averla inserita anche tra i preferiti di quest'estate, agosto, non mi ricordo, però so di averla inserita tra i preferiti. Devo dire la verità, però poi sul lungo raggio non è che mi abbia convinta fino in fondo, principalmente perché è troppo pesante. Ormai l'avete capito, io le creme troppo pesanti, quelle che lasciano la pelle poi un po' unta anche dopo un po' di tempo, che devi massaggiarle per bene per farle assorbire, non è che le ami in particolar modo. In compenso la profumazione era spettacolare, lo è ancora, ce n'è più ma la profumazione permane, perché anche bella intensa. Perciò se non amate le creme con fragranze troppo importanti non ve la consiglio, e devo essere sincera, in generale sì, diciamo nel mondo delle creme corpo non è neanche nella mia top 10. Mi è piaciuta, non la ricomprerò, ce ne sono altre che ce ne sono altre che mi sono piaciute molto ma molto di più. Comunque vabbè, se invece voi voleste provarla, tra l'altro è disponibile anche in altre fragranze, ora non me le ricordo, mi pare almeno 2 in tutto se non 3. La trovate nelle profumerie, la trovate probabilmente anche da Sephora, in ogni caso non l'ho ancora detto, ma ormai amici belli lo saprete, perché accollarmi sempre spiegandovi le stesse cose, ma facciamolo. Sul mio blog troverete la lista di tutti questi prodotti terminati del periodo, con eventuali link per avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi e, se qualcosa vi sconfinfera, anche comprarlo. Lo dico così, disclaimer, non mi paga nessuno, mai me paga nessuno per queste cose, le dico così, da amici ad amici, da amica ad amiche e amici. Bene, procediamo. Passiamo invece a ben due, non uno ma ben 2 spray per fissare il trucco nella versione travel size. Questi sono i miei 2 spray preferiti, entrambi della Urban Decay, l'All Nighter, oggi mi si ingarbuglia la lingua che è proprio un piacere, e il Quick Fix. Differenza fra questi due, chiederete voi. Dunque, l'All Nighter è un po' più forte, un po' più strong, come si evince anche dal nome, e un po' il sottotesto è: te lo spruzzi prima di uscire e poi stai tutta la notte, ti tiri un all nighter, ti fai la nottata senza dover ritoccare il trucco, che comunque è un claim, ci andrei pianino, però è un po' più fissante, un po' più fissativo, un po' più strong. Questo invece, il Quick Fix, è un po' meno forte ed è più adatto, mettiamola così, ad essere utilizzato anche un po' come, chiamiamolo primer, quindi prima di applicare il trucco, oppure per così la spruzzatina il ripasso durante la giornata. Entrambi mi piacciono molto, entrambi li ho già ricomprati. Queste erano le versioni travel size che ho utilizzato così per portare in vacanza eccetera eccetera, consigliatissimi, e in generale secondo me, ascolta un cretino, comunque gli spray fissanti per il trucco della Urban Decay by Scandinavia sono i migliori sul mercato. Qui lo dico, qui lo confermo, accendiamola, yes.
Procediamo avanti, 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 però devo dirvi la verità, iniziamo anche a far crollare tutto il contenuto della scatola, ma a portare a casa dei risultati. Come possiamo chiamarlo? Mi verrebbe da dire gel doccia, ma non è esattamente un gel, è un mi viene la parola. Detergente, un detergente per il corpo, dai! Un detergente per il corpo del Occitane en Provence, molto molto interessante, bifasico, con una parte di classico gel doccia, una parte invece più simile a un latte corpo, e mette un po' insieme i due mondi, nel senso che l'idea è di avere sotto mano in un unico prodotto detergente corpo e anche un po' idratante. Certo, se poi non mettete la crema, un pelo la differenza si sente, ma se siete molto di fretta offre comunque un po' più di idratazione rispetto a un classico gel doccia. È il Shower Shake e si chiama Shower Shake perché all'interno proprio c'è... me l'aspettavo meno rumoroso, sfondata un timpano, c'è una pallina che serve proprio per mischiare le due componenti, che se no quando andate a prenderlo sono proprio ben divise, e anche una parte di olio di mandorle, che è un po' l'ingrediente classico base della maggior parte dei prodotti dell'Occitane en Provence, o perlomeno dei più conosciuti. Molto consigliato, l'ho già ricomprato, trovo che sia particolarmente adatto ad essere utilizzato in estate, ma è solo una sensazione mia, non ho prove, non ho nessun dato certo. In ogni caso io l'ho già ricomprato e lo sto utilizzando anche adesso che l'estate purtroppo non è più. Il prossimo prodotto terminato sulla lista è un detergente viso della Fresh, di nuovo un marchio che mi piace moltissimo, credo lo sappiate, però praticamente o quasi impossibile da reperire in Italia. Ve ne parlo ciò nonostante, perché se doveste capitare in luoghi dove la Fresh è accessibile, come vi ho già detto 100 volte, e se la Fresh un giorno mi manda un assegnino, io non... cioè va bene, vale sempre la pena provare i prodotti di questo marchio. Nello specifico questo è il Soy Face Cleanser, ovvero un detergente viso a base di soia molto delicato, detergente viso e occhi, che quindi può essere utilizzato anche per struccare. In realtà io lo utilizzo principalmente la sera, dopo aver rimosso il trucco con quelli che avete visto all'inizio, Bioderma, Bifacil, per appunto detergere a fondo e rimuovere anche gli ultimi residui. Delicato, non secca la pelle, non irrita gli occhi, figata assoluta, l'ho già riacquistato, questa è la versione travel size, ve lo dico casomai vi fosse venuto il dubbio, con 50 ml, la Fresh, sempre consigliatissima. E visto che stiamo a parlare The Fresh, parliamo anche subito degli altri due prodotti dello stesso brand che ho qui, perché ho finito ben due maschere per il viso. Le maschere della Fresh secondo me sono fra le migliori sul mercato, mi piacciono tantissimo, sempre perché sono particolarmente indicate per pelli sensibili, e ce ne sono di tantissimi generi, un po' per tutte le necessità. Nello specifico quelle che ho terminato io sono la Rose Face Mask, che credo sia uno dei best seller del brand, e la Umbrian Clay Purifying Mask. Diciamo un po' tutte e due sono abbastanza famose all'interno della gamma della Fresh, insomma stavo impaperando. Che cosa sono? Rose Face Mask è una maschera idratante infusa con petali di rosa, ha una consistenza in gel molto piacevole, molto rinfrescante, leggera, ma davvero una bellezza, una gioia da stendere sul viso, profuma di rosa, non so se vi ricordate, ma questo per me già, ok, mia presa, la amo. Si tiene su i soliti 15 minuti e poi si risciacqua. Molto idratante, molto delicata, consigliatissima. Cioè, se cercate una maschera idratante, secondo me questa una spanna sopra le altre, per quel che mi riguarda. Questa invece è l'esatto opposto, ovvero una maschera all'argilla. L'ambulanza. La sentite? Che ansia che mi mette l'ambulanza tutte le volte. Dove va? Facciamo una pausa, viene l'ansia. A few moments later. Passata. Che ansia, speriamo niente di grave. Non mi ricordo
ricordo nulla di quello che ho detto un secondo fa, spero di non ripetere. Comunque è una maschera all'argilla, Umbrian Clay, all'argilla dell'Umbria, che a quanto pare ha delle proprietà spettacolari. Questi vengono dall'America apposta in Umbria per fare la maschera all'argilla, ma devo dirvi la verità che male non fanno, perché le maschere all'argilla spesso sono un po' aggressive, tendono a seccare e far tirare molto la pelle. Questo invece, si è già detto, pelli delicate, pelli sensibili? Sì, credo di sì. È una maschera all'argilla delicata che però fa il suo mestiere, ovvero purifica la pelle, tonifica la pelle, riduce l'apparenza dei pori dilatati, figata assoluta. Vi dico di più, se le usate insieme, a morte loro. Prima ovviamente questa, suggerirei, queste R, suggerirei prima la maschera all'argilla e poi quella idratante alla rosa, mollale proprio. Le ho già riacquistate? Yes, stavolta però mi sono fatta furba e ho acquistato la versione travel size soltanto perché poi, avendo 2000 maschere, le full size ci metto veramente tanto a finirle, perché non è che uno può farsi maschere ogni 4x2 ogni giorno, almeno io no, ritengo che sia proprio uno spreco di prodotto, e allora meglio magari prendere le travel size, anche se dal punto di vista ecologico non è il massimo. Peraltro però vi faccio presente che questo è vetro, non plastica, però il coperchio è in plastica, diciamo 50-50. Poi, come dicono qua dalle mie parti, polenta, rise e koi. La fiera del nonsense. Egyptian Magic, la carissima Egyptian Magic, anche questa in versione travel size. Questa veramente non credo che la comprerò mai in full size, perché per finire la travel size ci ho messo tipo un anno. Era lì per scadere? No, 36 mesi, ma infatti mica un anno, ci ho messi forse 2. Perché? Che cos'è? Nel caso in cui non la conosceste, è una crema un po', la chiamano così, all purpose, che va bene un po' per tutto. C'è chi la usa addirittura come base per il trucco, che mi sembra una roba proprio inconcepibile. Non riesco a capire come facciano, perché è ricchissimissimissima, fondamentalmente, mo' è finita, non riesco neanche a mostrarvela, ma fondamentalmente è una cera. Stavo strozzando da sola, molto bene. Fondamentalmente è una cera che scaldata tra le mani si scioglie, si trasforma quasi in un olio e poi la si stende un po' dove si vuole, sul corpo, sul viso. Io per esempio la uso sui gomiti, che sono sempre crostosi, e lì ci va veramente una roba stronghissima. Più strong di questa crema qua io non ho ancora trovato niente. È molto molto famosa, se cercate online troverete mille modi di utilizzarla. Io l'ho già riacquistata, ma devo dirvi il vero, da usare come crema mani per me è troppo, da utilizzare sul viso non riesco neanche a immaginare, perché è veramente tanta roba. Però nei punti quelli critici, talloni, gomiti, perché no? E quindi pollicioni in su per la Egyptian Magic, la magica egiziana. Poi abbiamo due correttori di due marchi diversi. Sono riuscita a finire due correttori gioia e giubilo, perché questa è la classica categoria che non so perché mi scappa proprio di mano e ne compro, ne avrò tipo 8 di correttori diversi. Questi però li ho finiti. Uno è della NARS, il Creamy Concealer, che è stato per anni e anni il mio correttore preferito tempo addietro. Devo dirvi la verità, continua ad essere un ottimo prodotto, perché è bello coprente ma non pesante. Trovo che sia però poco illuminante, forse è più adatto non tanto per illuminare il contorno occhi, ma per andare a coprire le imperfezioni. C'ha il suo applicatore classico da correttore, niente male veramente. L'hai riacquistato? No. E per un po', se non compro correttori, faccio un favore a me stessa, perché anche basta. A un certo punto ci va qualcuno che mi faccia tipo un intervention su queste robe qua. Il secondo invece è della Rimmel ed è il Wake Me Up. Anche questo interessante, prezzo decisamente più basso perché è della Rimmel.
Non si trova proprio dappertutto, credo che non sia fuori produzione, spero di no, ma quando l'ho comprato io, tempo addietro, non era proprio accessibilissimo tipo in tutti i supermercati, io l'avevo preso su Amazon, penso. Mi è piaciuto molto, non l'ho riacquistato sempre per il motivo che vi ho citato poc'anzi, perché ne avevo 200. Mi piace molto perché, vabbè, di nuovo classico applicatore, molto leggero e in questo caso anche molto illuminante, se scelto nella tonalità giusta, coprente ma non finisce nelle rughette. Se cercate un buon prodotto, un buon correttore senza spendere cifre esorbitanti, ve lo consiglio. Bene, quanta roba resta? Dai. Allora, vamo là, cosa ho finito? La luce liquida, la famosissima luce liquida dell'Estetista Cinica di Vera Lab, nella versione ancora una volta travel size. L'avevo presa in questa versione qua, uno perché sul sito non era disponibile la full size, ma anche perché volevo prima testarla. Dunque, che cos'è intanto questa famosa luce liquida? È una sorta di tonico, ha proprio la consistenza di un liquido, di un tonico, a base di acido salicilico, avrò detto giusto? Sperem, che fa di questo prodotto a tutti gli effetti un esfoliante chimico, nel senso che mentre gli scrub, quelli con i microgranuli, famo capisse, sono degli esfolianti meccanici, questo invece è chimico, perché l'acido salicilico, che è una fatica a dire sta roba, va a portare via la parte di pelle morta, che poi rende il nostro incarnato un po' più spento, i pori un po' più larghi e in generale aiuta molto anche con le discromie, eccetera eccetera. Va detto però che è anche abbastanza aggressivo, e quindi se avete una pelle sensibile o una pelle, Dio non voglia, particolarmente secca, potrebbe fare proprio l'effetto opposto, nel senso che l'Estetista Cinica promuove questo prodotto anche un po' come cura per brufoli, brufoletti, imperfezioni. Se avete la pelle secca o particolarmente sensibile, e quindi se in parte mi è piaciuto perché effettivamente aiuta anche a rendere più luminosa la pelle, a ridurre un po' le imperfezioni e le discromie, dall'altra, per quel che mi riguarda, è un po' troppo strong. L'hai ricomprato, vi chiederete? No. Lo ricompreresti? Ci siamo capiti. Non me ne voglia l'Estetista Cinica, che tra l'altro segue, mi piace un botto, proprio lei, mi piace lei come persona e trovo che sia stata una grandissima imprenditrice, non che io debba giustificarmi per quello che penso. Passando invece a tutt'altro prodotto, un fondotinta della The Ordinary. Dunque, la fatica che ho fatto a finire questo fondotinta, parliamone, per tanti e tanti motivi. Allora, intanto è la Serum Foundation, quindi un fondotinta super liquido, molto molto liquido. Allora, partiamo da quello che non mi è piaciuto, perché praticamente di cose che mi sono piaciute di questo fondotinta, pochissime. Giusto all'inizio un po' d'entusiasmo, ma poi utilizzandolo non mi piace la pompetta. Come non ti piace la pompetta? Non mi piace perché si intasa in mezzo secondo, è fatta in un modo che, cioè, le volte in cui ho fatto questo e mi è partito il fondotinta in tutte le direzioni tipo a raggiera, facendomi dei pollock sui vestiti, incalcolabili, finché ho smesso di utilizzare la pompetta e ho iniziato ad utilizzarlo così, tirandolo su dal tubicino, che quindi un rompimento di maroni non da poco. Dopodiché l'avevo comprato online, ne avevo comprati due, uno troppo chiaro, l'altro troppo scuro. Bene, ma non benissimo, complimenti. Questo era quello molto molto scuro, ma proprio scurissimo, tra l'altro anche molto tendente all'aranciato. Un Umpa Lumpa. E voi vi direte, come hai fatto a finirlo? Fondamentalmente l'ho utilizzato
per scurire i fondotinta eccessivamente chiari nel corso dell'estate, quando un filino aveva iniziato a prendere colore. In agosto fondotinta ne ho usato pochissimo, praticamente niente, ma diciamo un po' prima e un po' dopo l'ho utilizzato in quel modo lì, e prima ancora lo utilizzavo mischiato con quello molto chiaro che devo aver buttato in un momento di nervosismo. The Ordinary è un brand interessante perché ha dei prezzi bassissimi e ha investito più sul prodotto e meno sul packaging e sulla pubblicità, cosa che mi piace molto. Questo però, devo essere onesta, lo ricomprerei? No, ma no, no. Lo consiglieresti? No, ma proprio no, per quel che mi riguarda. Bene, ultimi 3 prodotti, tutti e 3 un po' inerenti al mondo del make-up. Veloce parliamo del intramontabile, classico, immancabile Unicorn Essence della Farsali, il mio primer viso preferito, l'unico che uso da quando l'ho scoperto proprio. Addio, è in goccine, quindi c'ha la sua pipetta, molto comodo, tin tin tin. Idratante, crea un'ottima base, la pelle è poi più pronta a recepire il trucco, il fondotinta e tutto il resto che ne consegue. Consigliatissimo, già ricomprato, non manca mai. Poi ho un primer occhi. Questo è stato di nuovo per tantissimo tempo il mio primer occhi preferito, ma proprio a mani basse, è della Urban Decay ed è l'Eyeshadow Primer Potion in Eden, quello colorato, perché ce ne sono diversi, alcuni trasparenti, insomma diverse possibilità. Questo è nella colorazione più simile alla mia palpebra. Mi piaceva tanto e devo dire che continua a piacermi anche se non l'ho riacquistato, perché adesso sto usando il Paint Pot della MAC, che secondo me è una spanna sopra. C'ha il suo applicatore, un po' tipo un correttore per capirci, lo stendi sulla palpebra. Io di solito lo uniformavo con le dita e crea una buona base per l'applicazione degli ombretti e del trucco occhi. In ogni caso un buon prodotto, non l'ho ricomprato solo perché ho trovato qualcosa che al momento funziona meglio per me, perché la mia palpebra tende a essere anche abbastanza oleosa e quindi mi serve una roba bella tipo palettata di stucco. Questo è buono ma leggermente meno nelle mie corde rispetto al Paint Pot. E finiamo con, last but not least, una matita per sopracciglia della Benefit. La Benefit è uscita negli ultimi anni con tutta una linea di prodotti per sopracciglia che spaccano proprio, mi piacciono tutti, li ho provati, non tutti ma quasi. Questa è la Goof Proof ed è particolarmente indicata per chi ha un po' più di problemi a definire le sopracciglia, perché avendo questa forma, non so se vedete, angolata, rende molto più semplice l'operazione. Ce ne sono altri, per esempio il Precisely My Brow Pencil, che di nuovo mi piace un botto, lo utilizzo spessissimo, che invece ha una punta matita più sottile ed è più indicato proprio per disegnare i peletti delle sopracciglia. Questo invece è un po' più un tanto a letto, con risultati comunque ottimi. Dall'altra parte, come sempre, lo scovolino, il pettinino per pettinare le sopracciglia, ha una consistenza in cera, dura molto a lungo, non sbava, fa il suo sporco lavoro in modo facile e quindi consigliato. Non l'ho riacquistato perché adesso sto utilizzando appunto il Precisely My Brow Pencil e insieme anche quello della Urban Decay con la punta in feltro, me ricordassi come si chiama. Un minuto di silenzio per la mia memoria, che da mo' ci siamo giocati. Bene, e anche questa volta siamo arrivati alla fine di un video dedicato ai prodotti terminati. Non ho idea di quanto durerà questo video, secondo me i soliti 200 anni. Se siete ancora con me, bravi! Un applauso, ve lo meritate tutto, scrivetemelo nei commenti. Ce l'ho fatta, sono arrivata fino alla fine, dai, vi voglio tanto bene, sappiatelo. Vi ricordo comunque ancora una volta che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti terminati con link per saperne di più e anche eventualmente acquistarli, e il link invece al post dedicato, dove sta? Indovinate un po', o qui sotto nella info box cliccando su mostra altro, oppure zacchete sulla i che è comparsa sopra la mia testa. Facile, non potete sbagliarvi.
Direi che per oggi non c'è altro, io spero che in qualche modo le indicazioni che vi ho dato siano state utili, vi abbiano così aiutato a capire un po' di più questi prodotti. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video, che resti fra noi, fra un po' comincia la serie di Natale. Sì, non ho detto niente. Ho detto qualcosa? No? Niente. Bene, ora vi saluto, baci a stampo a tutti, mentre mi strozzavo cercando di darvi un bacio, proprio commitment. Vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!